Devo ammettere che per oggi era previsto un video, tanto per cambiare, molto diverso rispetto a quello che stai guardando. Avevo pensato infatti di proporti un argomento molto interessante che naturalmente non ti voglio spoilerare, ma a quanto pare Fastweb ci ha messo lo zampino. Mentre per una volta in santa pace stavo facendo la mia registrazione, improvvisamente il router è andato offline e nulla ha potuto l'eroico tethering del mio telefonino, perché si trattava di un video che richiedeva un pesante uso della linea internet. Ma in questi casi i gentiluomini digitali non si perdono d'animo e trasformano la crisi in un'opportunità. Così ho pensato di cogliere questa occasione per fare 4 chiacchiere con te su degli argomenti di cui ti ho voluto sempre parlare, ma che non sono riuscito mai a trattare, perché l'unica occasione che avevamo erano i post sulla community del canale, che però sono molto limitati e limitanti. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Se ben ricordi, il 20 di aprile avevo presentato questo video anche con una certa urgenza. Avvertivo sostanzialmente di un problema, di una vulnerabilità che era stata scoperta su Edge, su Chrome e su tutti i Chromium, quindi su tutti i derivati di Chrome come Opera, Brave Browser e così via, che consentiva l'esecuzione di codice arbitrario sulla macchina, quindi sostanzialmente di infettarla con un malware se il browser non fosse stato aggiornato, e spiegavo una procedura manuale di aggiornamento del browser. Con il video successivo di 5 giorni fa, nel momento in cui registro, siamo al 27 di aprile, ho presentato un sistema per automatizzare tutti quanti gli update dei programmi in modo da non essere sensibili a questo genere di problemi. Bene, il sito Naked Security, che è un sito relativo alla sicurezza mantenuto da Sophos Antivirus, ci avverte che purtroppo il 24 di aprile del 2023 è stata rilevata una seconda vulnerabilità che affligge tutti quanti i Chromium, quindi lo ripeto, Chrome, Edge, Brave, Opera e così via. Quello che è indispensabile fare a questo punto, qualora tu non abbia messo in atto quello che spiegavo nei video precedenti in modo tale da avere il tuo browser sempre aggiornato, è di andare immediatamente ad effettuare l'aggiornamento, oppure, seguendo le istruzioni che do nel video precedente, di metterti al sicuro tramite PatchMyPC, che è un programma che effettua tutti questi aggiornamenti in maniera automatica e quotidiana. E purtroppo sempre da Google origina un secondo problema di sicurezza che ci viene segnalato dalla pagina Bleeping Computer, anch'essa specializzata in sicurezza. Che cosa è successo? È successo che questi annunci che ti sto mostrando in questo momento, cioè gli annunci con cui Google si paga da vivere mostrandoli sulle pagine, sono stati infettati tramite una tecnica particolare che si chiama SEO poisoning. Che cosa fa il SEO poisoning? Sostanzialmente, nel momento in cui noi dovessimo andare a cliccare su qualcuno di questi annunci, anziché alla pagina della persona che ha pubblicato l'annuncio, veniamo dirottati su una copia fasulla, come è successo nel caso di Cisco, una compagnia leader mondiale nelle telecomunicazioni e nelle reti, e che è andato, come in quel caso, a scaricare il software Cisco AnyConnect, che paradossalmente sarebbe un client per la sicurezza mobile, ha invece scaricato un Trojan che ha infettato la sua macchina. Quindi, se per caso recentemente tu avessi scaricato un file che si chiama Cisco AnyConnect 490195.msi, naturalmente rimuovi immediatamente il programma dal tuo computer, ma soprattutto effettua una scansione antivirus approfondita. Passando finalmente ad argomenti magari un pochino più leggeri, volevo avvisarti che, come ricorderai, abbiamo parlato giorni fa nella community del canale YouTube
del progettone su cui è stata effettuata anche la votazione per la creazione del sito e del cloud, che hanno vinto quasi a pari merito rispetto alle dirette e alla chat. Bene, avevo fatto una stima di partire con questi progetti verso l'estate più o meno, periodo in cui avrei avuto un pochino più di tempo, ma siccome purtroppo mi è venuta una discreta tallonite e non riesco più ad andare a correre al mattino, pur di non ammazzarmi di burro di arachidi, ho pensato di dedicare quel tempo in maniera più costruttiva alla creazione di queste cose e quindi mi sono portato avanti appunto con il sito sul dominio gentiluomodigitale.it, che non è ancora assolutamente pronto, ma se vuoi puoi seguire i lavori in corso, a patto che prometti di non far caso a tutte le baggianate che ho scritto giusto per riempire le pagine, e a cui a breve verranno aggiunte altre sezioni. Per ora c'è solo l'home page, c'è un chi sono, c'è una pagina che riassume il canale YouTube e un po' anche la sua storia. Verranno aggiunte le news che per ora sono vuote, per dare notizie proprio come quelle che ho dato poc'anzi, informazioni sulla sicurezza, ma magari anche su altre cose che sono pertinenti agli argomenti che trattiamo nel canale. Ma verrà aggiunta una sezione download in cui potrai scaricare in maniera sicura da questo sito tutti quanti i programmi di cui parlo, e le prime cose che andrò a mettere saranno proprio le ISO di RevIOS e di Ghost Spectre, così difficili da scaricare. Quindi ancora un po' di pazienza e poi avremo un qualcosa di molto più strutturato per la nostra community. Ma le sorprese non finiscono qui, perché mi sono portato avanti anche con la creazione della chat, che verrà quasi sicuramente creata su Discord. C'è già un qualcosa in fase molto embrionale che devo trovare il tempo di configurare, ci ho già messo i bot che servono e tutto il resto, però ci vorrà ancora un pochino di tempo perché tutto questo sia pronto. Ma stai tranquillo che sarai il primo ad esserne avvisato. Naturalmente, se fossi stato uno youtuber serio di quelli professionali, avrei avuto 2 linee telefoniche, ma purtroppo questo è un canale, come qualcuno l'ha definito, un po' pane e salame, quindi si fa quello che si può. E nel ringraziare il nostro amico smartphone per averci fornito il suo preziosissimo tethering, grazie a cui siamo riusciti a realizzare questo video, mi scuso con te per l'inconveniente e spero che comunque ti sia stato utile sentire di queste vulnerabilità, e nel caso in cui non avessi ancora provveduto a patchare il tuo browser, ti ricordo di farlo prima possibile, perché è davvero molto importante. Bene, anche quest'oggi, e nella speranza che Fastweb si ricordi di noi, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.